Lo hanno trovato nel bosco, nudo, pieno di sangue e con il cuore in mano. Ma il cuore non era il suo. Andrea ha 6 anni. Non parla mai. Da quando i genitori lo hanno adottato, dice solo 2 parole: sono tornato. La madre lo accudisce con amore. Il padre lo osserva con sospetto. E fa bene. Andrea disegna solo una cosa: un uomo legato a una sedia, con la bocca cucita e occhi cavati. Sempre lo stesso. Sempre con un coltello vicino. Quando la madre glielo chiede, lui risponde con un sussurro: è quello che mi ha ucciso. All'inizio pensano sia un trauma. Incubi, forse. Ma le cose cambiano quando Andrea comincia a ricordare dettagli che nessun bambino dovrebbe sapere: coordinate GPS, nomi di persone mai conosciute, dettagli su luoghi abbandonati. Un giorno, guida il padre in auto fino a una vecchia segheria chiusa da decenni. È qui. Io ero lì dentro. Il padre entra. Sotto il pavimento, tra assi marcite e topi, trovano davvero un corpo. O almeno, quello che ne resta. Legato. Bocca cucita. Occhi cavati. La polizia indaga. Il DNA combacia con un ragazzo scomparso 18 anni prima. E Andrea continua a disegnare. Sempre più dettagli. Sempre più preciso. Fino a che una notte si sveglia urlando: ne manca uno. L'ultimo. La mattina dopo, la madre trova il marito impiccato nel garage. Sul muro, scritto con il sangue: io ero lui. Andrea è scomparso. 3 giorni dopo, lo ritrovano nudo nel bosco. Nelle mani stringe un cuore ancora caldo. Non è il suo. È quello del padre adottivo. L'autopsia rivela che il cuore è umano, ma il DNA è identico a quello del corpo nella segheria. 2 uomini. Stesso DNA. 2 morti. E un bambino, seduto nella stanza degli interrogatori, che continua a dire: ne resta ancora uno. Poi tornerò per sempre. Non sono uno di quelli che si spaventano facilmente. Ho fatto trekking per anni, dormito sotto la pioggia in mezzo a foreste sterminate, affrontato animali selvatici con solo un coltello a portata di mano. Ma quello che è successo 3 notti fa, non riesco nemmeno a spiegarlo, e a essere sincero, non sono sicuro di essere ancora vivo nel senso che intendete voi. Tutto è cominciato nel bosco di Selmun, a nord. Mi ci ero addentrato per passare una notte in solitaria, lontano dal mondo. Nessun telefono, nessun GPS. Solo una GoPro sul petto, giusto per documentare. I primi segnali sono stati sottili. Rumori leggeri, quasi impercettibili, come un animale che ti segue ma che conosce il terreno meglio di te. Ho acceso la torcia, ruotando su me stesso. Nulla. Neanche un fruscio. Ma poi ho sentito i passi. Non quelli pesanti e scordinati di un cinghiale. No. Erano lenti, umani, ma troppo leggeri per appartenere a qualcuno in scarponi. Mi fermavo, e loro si fermavano. Camminavo, e ricominciavano. Sempre dietro di me. Sempre a distanza. Quando ho accelerato il passo, quei suoni si sono fatti più rapidi, ma senza mai correre. Come se sapesse che mi avrebbe preso comunque. Ho acceso la GoPro e ho cominciato a filmare tutto, parlando sottovoce, come nei vlog. Ma a un certo punto non mi riconoscevo più nella voce registrata. Le parole erano mie, ma il tono era piatto, spento, come se non fosse più il mio corpo a parlare. Poi l'ho visto. Tra gli alberi, in lontananza. 2 occhi pallidi, larghi, troppo distanti tra loro. Una figura alta, esile, quasi nuda, ma coperta da una sorta di pelo umido e sottile. Camminava, in diagonale, con movimenti innaturali. Il volto sembrava quello di un uomo, ma come ricostruito a memoria da qualcosa che non ha mai visto un vero essere umano. Ho corso. Ho perso la torcia. Sono caduto nel fango.
E l'ultima cosa che ho registrato prima che la GoPro cadesse è stata una mano lunga e sottile, con 7 dita che si avvicinava al mio volto. Quando mi hanno trovato la mattina dopo, ero in piedi al centro del sentiero, con gli occhi aperti e un'espressione vuota. Nessuna ferita, ma non parlavo più. Non mangiavo. Non dormivo. Scrivo questo solo perché non sono più io a scrivere. Quello che mi ha seguito nel bosco, ora è dentro di me. E presto avrà fame di nuovo. Marco viveva da solo in un appartamento al 4º piano, circondato dal silenzio. Le sue giornate erano scandite da abitudini sempre uguali: sveglia, smart working, cena riscaldata e qualche ora davanti alla console. Nulla di strano. Fino a quando, una notte, alle 3:04, il suo telefono squillò. 3 squilli. Nessun numero. Nessun messaggio. Pensò a uno sbaglio. Ma accadde anche la notte seguente. E quella dopo ancora. Sempre alle 3:04. 3 squilli. Nessuna voce. Alla 4ª notte, incuriosito e un po' infastidito, rispose: "Pronto?" Silenzio. Poi un sussurro, disturbato, metallico: "Non rispondere, al 4º." Marco rabbrividì. Chiuse la chiamata e cercò su internet. Su un vecchio forum trovò un post cancellato, ma visibile nella cache. Raccontava una storia simile. Se il telefono squilla alle 3:04, non rispondere mai al 4º squillo. Se lo fai, qualcosa ti sostituisce. Marco rise. Però, la notte dopo, lasciò il telefono in modalità aereo. Si sentiva sciocco, ma più tranquillo. Alle 3:04, il telefono squillò comunque. Compariva solo la scritta in chiamata. Nessun numero. Nessuna opzione per rifiutare. 1, 2, 3, 4. La mano di Marco si mosse da sola. Gli tremava il respiro. Il dito sfiorò il verde. Chiamata accettata. Allo. Dall'altro capo, una voce identica alla sua. Solo più vuota. Finalmente. Ora sei tu quello dietro il vetro. Un gelo improvviso. Le pareti si distorsero. Il pavimento si aprì sotto i suoi piedi. Il mattino dopo, Marco sembrava lo stesso. Ma qualcosa era cambiato. I colleghi notavano uno sguardo perso, un sorriso vuoto. Non riuscivano a dire perché, ma non era più lui. Nel corridoio di casa, dentro lo specchio, il vero Marco urlava. Ma nessuno lo sentiva. Vedeva tutto, sentiva tutto, ma non poteva toccare nulla. Era intrappolato in un riflesso. Dietro il vetro. Ogni notte, alle 3:04, il sosia si sedeva sul letto. Lo fissava attraverso lo specchio. E lasciava squillare il telefono. 1, 2, 3. Marco sapeva la verità: se qualcuno nel mondo avesse risposto al 4º squillo, avrebbe preso il suo posto. E lui sarebbe tornato libero. Così, spera. Aspetta. Che qualcuno risponda. Che ignori l'avvertimento. Che risponda al 4º squillo. Papà, c'è una voce dietro la porta dell'armadio. Dice che sei un bugiardo. Davide si pietrificò. Quelle parole, dette con calma glaciale dal piccolo Luca, rimbombarono nella stanza come un colpo di pistola. Si voltò verso l'armadio, chiuso, immobile, assolutamente normale. Ma da settimane, Luca diceva di sentire una voce al suo interno. Una voce che sussurrava quando le luci erano spente. Davide e sua moglie avevano pensato fosse immaginazione. O incubi. O un modo per attirare attenzione. Ma poi, cominciò a diventare più strano. Luca iniziò a sapere cose che non poteva sapere. Come il fatto che la madre e Davide stavano litigando di nascosto. O che il padre aveva mentito su dove fosse andato una notte in cui era tornato con una camicia sporca e uno sguardo vuoto. Quella sera, con la moglie addormentata e Luca in camera sua, Davide si sedette davanti all'armadio.
Rimase lì ore. Silenzio. Poi, 3 colpi secchi. Toc, toc, toc. Seguiti da un sussurro, graffiato, soffiato, come il vento che entra da una finestra rotta. Anche lei sa. Ma fa finta. Falla sparire. Il giorno dopo, la moglie non c'era più. Nessuna traccia. Solo il suo cellulare, lasciato sull'ingresso. Luca non fece domande. Disse solo: ora tocca a te. Nei giorni successivi, Davide cominciò a sentire la voce anche senza aprire l'armadio. La trovava nei sogni, negli specchi, nei rumori delle tubature. Sussurrava segreti. Ricordi che aveva sepolto. Colpe che aveva nascosto anche a se stesso. Una notte, svegliato da passi leggeri, lo trovò in piedi davanti all'armadio. Ha detto che sei pronto. Vuole mostrarti tutto. E prima che potesse fermarlo, Luca aprì la porta. Non c'erano vestiti. Solo buio pulsante, come un cuore gigante che respirava. Una mano lo afferrò, gelida, affilata come vetro. Davide urlò. Ma la stanza era muta. Il mondo era scomparso. Il mattino dopo, la polizia trovò Luca seduto sul letto. Da solo. Dov'è il tuo papà? Dentro la porta. Con la mamma. Non gli piace la verità. Dietro l'armadio vuoto, una voce graffiata sussurrava ancora. Vuoi sapere anche tu? Se senti bussare 3 volte alla porta d'uscita, scappa. Anche se hai il turno di notte. Anche se sei da solo. Era l'unica cosa scritta, a penna tremolante, sul retro del vecchio badge che Marco aveva trovato nel suo armadietto. Nessuno sapeva a chi fosse appartenuto. Nessuno voleva parlarne. Era il suo primo giorno come guardia notturna all'Istituto Psichiatrico di Montelupo, chiuso nel 1989 e riaperto parzialmente per studi clinici. Le zone operative erano 2, ma il blocco 7B era chiuso al pubblico. Da anni. Troppo danneggiato, dicevano. Alle 2:13 sentì il primo rumore. Non passi. Non voce. 3 colpi secchi sulla porta d'uscita del blocco 7B. Toc. 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 Marco pensò subito al messaggio sul badge. Rise nervosamente. Sarà uno scherzo, oppure un barbone entrato da qualche passaggio rotto punto. Ma il sistema di sicurezza non segnalava nessuna presenza in quell'area. Alle 2:25 si spense l'impianto elettrico nel 7B. Solo lì. Alle 2:31, il sistema di videosorveglianza mostrò, per pochi secondi, una figura curva, con un camice sporco di sangue e la testa completamente fasciata, immobile davanti alla porta. Poi lo schermo si spense. Marco, armato solo di torcia e un manganello, decise di controllare. Doveva dimostrare che era solo suggestione. O forse voleva sentirsi coraggioso. Attraversò il lungo corridoio del piano terra, spinse il portone del 7B, ed entrò. Silenzio. Muri scrostati. Odore di muffa e disinfettante vecchio. Poi, passi veloci dietro di lui. Si voltò. Niente. Solo un rumore come di unghie sul cemento. Continuò a camminare, fino alla stanza 19. La porta era socchiusa. Sulla targhetta, incisa a mano. Susanna 1986, ultimo trattamento, elettroshock. Aprì. Dentro, una sedia elettrica, mezza bruciata. E una parete piena di disegni infantili, fatti con sangue secco e carbone. Alle sue spalle, 3 colpi. Ma questa volta non sulla porta. Sulla sua schiena. Cadde. La torcia rotolò. La luce illuminò solo per un secondo il volto della creatura, non aveva bocca. Solo una cicatrice cucita. Poi il buio. Il silenzio. Ore dopo, gli agenti trovarono l'armadietto di Marco aperto. Il suo badge non c'era più.
Al suo posto, uno nuovo. Con un messaggio sul retro. Non fidarti mai del silenzio. La sua voce ora è dentro di te. E da quella notte, ogni nuova guardia riceve un badge. Con un nome diverso. E lo stesso turno, 7B. Ti vedo. Sei sveglio, vero? Il messaggio apparve sullo schermo del telefono di Luca esattamente alle 3:33. Non c'era un mittente. Nessun numero. Nessun nome. Solo una frase che lo paralizzò a letto, occhi spalancati nel buio. Era solo in casa. I genitori in vacanza. Il silenzio della notte era tagliato dal ticchettio dell'orologio e dal battito accelerato del suo cuore. Cercò di ignorarlo. Sarà uno scherzo, pensò. Ma quando il telefono vibrò di nuovo, gli cadde dalle mani. So cosa hai fatto. Ora tocca a te. Iniziò a sudare freddo. Il messaggio era accompagnato da una foto. Una foto della sua stanza, scattata dal corridoio. In tempo reale. Corse alla porta. Era chiusa. Dall'interno. Aveva 17 anni. Un ragazzo comune. Ma con un segreto oscuro. Qualcosa che nessuno sapeva. Qualcosa che lui aveva fatto un anno prima. E ora, qualcosa voleva vendetta. Le luci iniziarono a tremolare. Lo specchio del bagno si incrinò con un crack secco. E dietro la crepa, nel riflesso, una figura incappucciata, con occhi neri come la pece. Tentò di scappare. Ma ogni porta che apriva conduceva di nuovo alla sua stanza. Un loop. Un inferno personale. Il telefono squillò. Numero anonimo. Rispose. Tremando. Confessa o muori come loro. Come chi? Urlò Luca. Ma non ci fu risposta. Solo un audio, le urla disperate di sua madre e di suo padre. In diretta. Corse in garage, prese una mazza da baseball. Iniziò a distruggere specchi, finestre, perfino il telefono. Nulla funzionava. Le pareti della casa trasudavano sangue. La voce al telefono continuava a tormentarlo. L'hai seppellito vivo. Ricordi? Adesso scava. E lui ricordò. Il bambino del quartiere. L'incidente. Il panico. Aveva nascosto tutto. Andò in giardino. Iniziò a scavare nel punto esatto. Fango. Sudore, lacrime. Finché non trovò una scatola di legno. La aprì. Dentro, un telefono identico al suo. Un messaggio illuminava lo schermo. Benvenuto all'inferno, assassino. Dal terreno, mani scheletriche e marce lo afferrarono. Le sue urla svanirono nel silenzio. Il mattino dopo, la casa era vuota. Luca mai più trovato. Ma nel suo letto, un telefono acceso. Sullo schermo. 3:33, il prossimo sei tu. Sono le 24:03. Il citofono ha appena suonato 3 volte. E non c'è nessuno fuori. Ma chiunque fosse, ora è dentro casa. Mi chiamo Clara e abito da sola in un piccolo appartamento al 3° piano di un palazzo vecchio, con muri che sembrano sospirare ogni notte. Non ho paura del buio, né delle ombre. Ma quello che è successo la scorsa settimana mi ha cambiata. Per sempre. Era martedì sera. Una pioggia fitta e fredda batteva sui vetri. Stavo leggendo, avvolta in una coperta, quando il citofono ha squillato. 3 suoni secchi. 1, 2, 3. Non casuali. Non impazienti. Quasi ritmici. Mi sono alzata, leggermente infastidita. Nessuno aveva annunciato una visita. Ho premuto il pulsante. Chi è? Silenzio. Nessuna voce. Ma un suono, debolissimo, è arrivato. Una risata strozzata. Un suono graffiato, come un vecchio nastro.
Non ho aperto. Ovviamente no. Ho spento le luci, guardato dallo spioncino, nessuno. Ho pensato fosse uno scherzo, qualche ragazzino idiota. Ma nel cuore, qualcosa aveva cominciato a stringersi. Alle 24:15 ha squillato di nuovo. Una sola volta. E poi, bussano alla porta. Non al portone, alla mia porta. Ho controllato tutte le serrature. Chiuse. Ma, poi ho notato qualcosa di agghiacciante. Il tappetino all'ingresso era girato al contrario. E io non l'avevo mosso. Ho fatto quello che ogni persona sana non farebbe. Ho preso un coltello da cucina e ho aperto piano la porta. Nessuno. Solo il silenzio. E una macchia scura sul pavimento. Sembrava bava. Filamenti densi, viscidi, lasciati da qualcosa che si era strisciato dentro casa mia. Sono corsa a controllare ogni stanza. Camera, bagno, cucina. Nulla. Nulla fino all'ultima stanza, lo sgabuzzino. La porta era socchiusa. Dentro, solo ombre e quella sensazione terribile che qualcuno mi stesse guardando. So che sei lì, ho urlato, il coltello tremante nella mano. Silenzio. Poi, una voce identica alla mia ha sussurrato. Tu hai lasciato entrare me. Ora io resto. Tu vai via, punto. La luce si è spenta. Il coltello mi è caduto. E ho visto me stessa, con la mia faccia, ma gli occhi neri come il vuoto, sorridere da dentro l'armadio. Sono svenuta. Mi sono svegliata in ospedale. Dicevano che mi avevano trovata a terra, priva di sensi. La porta aperta. Nessun segno di effrazione. Ma quando sono tornata a casa, ho capito. Non ero più da sola. Ora lei vive con me. O meglio, io vivo al posto suo. E ogni notte, esco a cercare qualcuno che risponde al citofono dopo mezzanotte. Mi ha chiamato 3 volte. Sempre alle 3:33 di notte. Sempre dallo stesso numero sconosciuto. Alla terza, ho risposto, e adesso mi restano solo poche ore di vita. Erano le 3:33 del mattino quando il primo squillo interruppe il silenzio tombale del mio appartamento. Lo schermo del telefono vibrava nel buio, numero sconosciuto. Non risposi. Pensai fosse uno scherzo o un errore. Il secondo squillo arrivò la notte seguente. Stessa ora. Stesso numero. Una goccia di sudore mi colò dalla tempia mentre guardavo il telefono illuminare la stanza. Ancora una volta, non risposi. Ma sentii qualcosa, un sussurro flebile venire dalla cornetta, come se la voce cercasse di trapassare lo schermo. La terza notte, l'ansia si trasformò in terrore puro. Sapevo che avrebbe squillato. E lo fece. Alle 3:33. Mano tremante, tolsi il silenzioso. E risposi. All'inizio non sentii nulla. Poi, il suono, una voce metallica, distorta. Ora sei mio. Lo schermo si spense. Le luci si abbassarono da sole. E una figura emerse dallo specchio di fronte al mio letto. Era me, ma con occhi vuoti, anneriti, e un sorriso che si allungava innaturalmente fino alle orecchie. Quella cosa parlò, con la mia stessa voce. Hai rotto il patto. 3 chiamate. 3 avvertimenti. Provai a scappare, ma ogni porta conduceva sempre nella stessa stanza. Ogni finestra mostrava solo il mio riflesso urlare in silenzio. Non c'era via d'uscita. Quando l'orologio segnò le 4:44, la figura si avvicinò, sollevando una mano artigliata. La mia vista si annebbiò in un lampo di dolore atroce. Mi svegliai ore dopo, o forse giorni. Ma non ero più nel mio corpo. Adesso io sono la chiamata. Ogni notte, cerco una nuova vittima. Alle 3:33. 3 squilli. 3 possibilità. Ma nessuno resiste alla curiosità. Quando Andrea prenotò la sua camera per il weekend in un vecchio hotel sulle Dolomiti,
voleva solo scappare dalla routine. Il lavoro, la città, il rumore, tutto gli pesava addosso. Aveva scelto quel posto proprio per la sua posizione isolata e per le ottime recensioni che parlavano di silenzio e relax. Alla reception, la signora anziana gli porse una chiave, stanza 313, terzo piano. Andrea salì in ascensore, ma quando premette il pulsante del terzo piano, notò una cosa strana: tra il 2 e il 4, il tasto 3 non c'era. Scese al secondo piano e prese le scale. Una volta al terzo piano, notò che le stanze seguivano una numerazione strana: 310, 311, 312, 314. Nessuna 313. Tornò giù per chiedere spiegazioni. Scusi, chiese alla receptionist, non trovo la stanza 313. Lei lo guardò, confusa. La stanza 313? Non abbiamo nessuna stanza con quel numero. Andrea le mostrò la chiave. Lei sbiancò. Chi gliel'ha data? Andrea non sapeva che dire. Allora, forse ho capito male. La donna chiamò un collega nel retro, parlottarono a bassa voce. Poi tornò da Andrea. Deve essere stato un errore. Le diamo la 308. Quella notte, però, Andrea non riusciva a dormire. Sentiva passi provenire dal piano superiore, anche se sapeva che sopra di lui non c'erano camere. Poi, intorno alle 3:13 del mattino, ricevette una chiamata sul telefono fisso della stanza. Rispose. Una voce metallica, disturbata. Perché sei sceso? Andrea balzò in piedi. La voce proseguì. Hai preso la chiave. Dovevi restare. Spense il telefono. Corse fuori dalla stanza. Ma quando aprì la porta, non era più nel corridoio dell'hotel. Era in un lungo corridoio buio, foderato da carta da parati staccata, con luci al neon che tremolavano. Porte chiuse a sinistra e a destra. Scritte sul muro: benvenuto nella 313. Sentì dei sussurri. Poi grida. Corse. Cercò una via d'uscita. Ma ogni porta riportava solo a un'altra stanza della 313. Specchi rotti, letti insanguinati, orologi fermi sull'ora 3:13. Alla fine, trovò una porta con una luce sotto. Aprì. Dentro, c'era se stesso, seduto sul letto, immobile, con gli occhi vitrei. Il riflesso parlò. Dovevi restare. Andrea urlò. Ma la stanza si chiuse alle sue spalle. E tutto divenne buio. La mattina dopo, la receptionist del vero hotel apre la posta. Una chiave tra le lettere. Incisa, 313. Un biglietto è allegato. Lui non uscirà. Ma troverà qualcun altro. Luca, se trovi un sacchetto nero appeso alla tua porta, non lo toccare. Non guardare dentro. E non buttarlo. Nascondilo e scappa. Era il messaggio audio trovato sul telefono di sua sorella, scomparsa 3 giorni prima. Nessun'altra traccia. Nessun segnale. Luca viveva in un bilocale umido alla periferia di Torino, e da quella notte il silenzio sembrava troppo teso. Alle 3:33 del mattino, sentì bussare. 3 colpi lenti. Aprì la porta. Nessuno. Solo un sacchetto nero, appeso alla maniglia con dello spago ruvido. Era sigillato. Sporco. E sembrava muoversi leggermente. Luca lo portò in cucina, senza aprirlo. Iniziò a sudare, senza sapere perché. I suoi occhi continuavano a guardare la busta, come se attirasse la sua attenzione in modo innaturale. Alla fine, cedette. Strappò il nastro adesivo. Dentro c'era solo un foglio di carta spiegazzato, scritto a mano. Ora mi conosci. E io ti troverò. Poi, un dito umano, ancora umido. Luca urlò. Vomitò nel lavandino. Il telefono squillò.
Numero sconosciuto. Rispose. Una voce gracchiante disse: hai rotto il patto. Ora toccherà a te, e poi alla tua fidanzata. Luca corse fuori, prese la macchina, andò da Martina. Lei dormiva. Non sapeva nulla del sacchetto. Non aveva ricevuto messaggi. Ma mentre parlavano, bussarono alla porta. 3 colpi. Luca urlò: non aprire! Era tardi. Martina aprì. Il sacchetto era sulle scale, ma stavolta era già aperto. Dentro c'era una lingua. Poi le luci si spensero. Urla. Vetri in frantumi. Un odore di carne bruciata. Luca accese la torcia del telefono e vide solo una scia di sangue che portava in salotto. Martina era sparita. E al centro della stanza, un nuovo sacchetto. Più grande. 2 settimane dopo, una nuova inquilina entra nell'appartamento di Luca, ora libero. Sulle scale trova un sacchetto nero, legato con lo stesso spago ruvido. Lo apre. Dentro c'è un biglietto. Benvenuta. Tocca a te. Quando trovammo l'orologio fermo alle 3:07 nella casa abbandonata, pensammo fosse solo un guasto. Ma poi, sentimmo bussare, dall'interno del muro. Quando Marta, influencer con la passione per l'urbex, ricevette l'indirizzo di una villa abbandonata nel cuore dell'entroterra toscano, fu subito entusiasta. La chiamavano Villa delle Lancette, perché ogni orologio dentro era fermo sulla stessa ora, 3:07. Nessuno ci viveva da 30 anni, da quando una famiglia intera sparì senza lasciare traccia. Assieme al suo ragazzo Luca e al cameraman Andrea, Marta decise di girare un video esclusivo per il suo canale. Entrarono di notte, con solo le torce e le videocamere. La villa sembrava sospesa nel tempo, tavola apparecchiata, televisore acceso su uno schermo statico, un vecchio grammofono che suonava, da solo, una ninna nanna rotta. Ma il cuore della casa era una porta sbarrata nel seminterrato, inchiodata con assi arrugginite. Sopra c'era inciso: non aprire. Il tempo non perdona. Luca, curioso e scettico, la forzò con un piede di porco. Appena la porta si aprì, un'ondata d'aria gelida li investì. Dentro c'era una stanza con le pareti tappezzate di specchi e un orologio gigantesco, identico a quello dell'ingresso, anch'esso fermo su 3:07. Ma la cosa più inquietante era l'assenza totale di riflessi negli specchi. Andrea puntò la videocamera verso uno degli specchi. Nessuna immagine. Solo buio. Poi, un colpo secco. Andrea crollò a terra con il collo spezzato. Nessuno aveva mosso un muscolo. Dietro di lui, lo specchio era incrinato, come se qualcosa fosse uscito da dentro. Marta urlò. Luca cercò di scappare, ma la porta era sparita. Solo un altro specchio. Uno alla volta, gli specchi cominciarono a riflettere scene diverse. Marta bambina, legata a un letto, Luca in una bara, Andrea che si impiccava. Non erano ricordi. Erano profezie. Marta cercò di rompere uno specchio con la torcia. Si aprì un varco. Luca vi saltò dentro, e svanì. Un attimo dopo, apparve in un altro specchio, vecchio, consumato, con gli occhi cavati. Scappa, urlò. Ma era troppo tardi. La villa fu ritrovata giorni dopo, ma nessuna traccia del trio. Solo le videocamere, perfettamente funzionanti. E ogni orologio dentro segnava 3:07, tranne uno, nello specchio incrinato, che cominciò a ticchettare, all'indietro. Il fischio squarciò il silenzio della notte. Acuto, innaturale, sembrava provenire da ogni direzione. Matteo si bloccò, il cuore impazzito, realizzando troppo tardi che nella foresta non doveva mai rispondere al richiamo. Era una leggenda che girava tra gli abitanti di Montelupo: se una notte d'inverno, durante una passeggiata nei boschi, sentivi un fischio, dovevi tapparti le orecchie e correre senza mai voltarti. Matteo, 25enne testardo, non credeva a queste sciocchezze.
Quella sera, sfidando la paura, aveva deciso di camminare nel cuore della foresta. Il primo fischio lo aveva quasi fatto ridere. Bambinate, aveva pensato. Ma il secondo era stato diverso, stridulo, disturbante, come se qualcosa di profondo e malato stesse tentando di imitarlo. Poi vide qualcosa muoversi tra gli alberi. Una figura pallida, deformata, avanzava barcollando, con arti sproporzionati e occhi completamente neri che riflettevano la luna. Il fischio si fece più forte, più vicino. Matteo, ora terrorizzato, iniziò a correre, ma il terreno sembrava trasformarsi sotto i suoi piedi, radici che si attorcigliavano come dita scheletriche, nebbia densa che gli graffiava la pelle. Ogni passo era un inferno. Il fischio divenne insopportabile. Coprendosi le orecchie, inciampò e cadde in una radura. Davanti a lui, decine di corpi, uomini, donne, bambini, tutti con le mani ancora strette alle orecchie e volti contorti dall'orrore. Gli occhi vitrei sembravano fissarlo, implorarlo di scappare. Ma era troppo tardi. Dal buio, la creatura emerse completamente. La sua bocca si aprì in un sorriso impossibile, rivelando file di denti aguzzi e una lingua sottile come un serpente. Il suono che emetteva non era umano, era il richiamo della fame, il canto di caccia. Matteo cercò di urlare, ma una mano fredda come il ghiaccio gli serrò la gola. Vide il suo riflesso negli occhi della bestia, minuscolo, impotente. L'ultima cosa che sentì fu il suo stesso fischio, ripetuto e distorto, prima che tutto diventasse nero. Il giorno dopo, il villaggio trovò solo una sciarpa impigliata tra i rami. E un nuovo fischio, più acuto, iniziò a riecheggiare ogni notte nei boschi, alla ricerca di un'altra anima da divorare. Se guidi di notte lungo la strada vecchia e vedi una donna che ti fa cenno, non fermarti. Se la guardi negli occhi, sarà l'ultima cosa che vedrai. Villa Fiori sembrava un paese come tanti, tranquillo, addormentato, dimenticato. Ma c'era una storia che serpeggiava fra le sue vie, sussurrata nelle osterie, raccontata ai bambini per tenerli lontani dalla strada vecchia. La storia della donna con 3 volti. Nessuno sapeva da dove venisse o da quanto infestasse quel tratto isolato. Alcuni dicevano che fosse una madre impazzita, morta in un incidente. Altri parlavano di riti proibiti e di maledizioni antiche. Una cosa era certa. Chi l'aveva incontrata non era più tornato, o era tornato in modi terribili. Emanuele, arrogante e ubriaco di noia, rise davanti a quelle superstizioni. Una favola per vecchi scemi, disse agli amici. La sera stessa, prese la macchina scassata di suo padre e, ridendo, partì per la strada vecchia. Il cielo era d'inchiostro. Il silenzio, innaturale. Nemmeno il vento osava muovere le fronde. Alle 3:03 esatte, in una curva cieca, la vide. Una figura immobile sul ciglio della strada, avvolta da un abito bianco sporco e lacerato, i capelli lunghissimi e neri come l'asfalto bagnato. Tremava, o era il suo sguardo a tremare? Spinto dall'adrenalina e dall'alcol, Emanuele rallentò e accostò. Filmava tutto. Guardate ragazzi, la famosa leggenda, sghignazzava, mandando note vocali. Aprì la portiera e uscì. L'aria era gelida, irrespirabile. Serve aiuto, bella signora, derise. La donna alzò la testa. Emanuele si bloccò. Aveva 3 volti sovrapposti, cuciti dalla carne stessa. Uno rideva istericamente, uno piangeva con disperazione, uno urlava in silenzio, una smorfia eterna di dolore. Il telefono gli scivolò dalle mani. Il cuore sembrava scoppiargli nel petto. Ma era troppo tardi. Con un movimento innaturale, lei lo raggiunse. La bocca che rideva si spalancò, mostrando una fila interminabile di denti neri, spezzati e aguzzi. Gli afferrò il volto con dita lunghe e sottili come artigli. Emanuele gridò, ma nessuno lo sentì. Gli strappò gli occhi, e poi la lingua, come un trofeo. Le bocche sui suoi volti mormoravano, leccavano il sangue caldo che colava. Quando lo trovarono il mattino dopo,
Era ancora seduto al volante della macchina, gli occhi svuotati, un sorriso grottesco inciso con crudeltà sulle labbra. Accanto a lui, il cellulare ancora registrava. L'ultimo frame era un volto nuovo, attaccato tra gli altri 3, quello di Emanuele, congelato in un'eterna espressione di orrore. Da quella notte, la strada vecchia sembra ancora più buia. Qualcuno dice di aver sentito risate e lamenti provenire dal nulla. Qualcuno giura di aver visto una figura, con 4 volti adesso, chiedere aiuto nel buio. E ogni tanto, proprio alle 3:03, un'auto si schianta. Un giovane scompare. E un nuovo volto si aggiunge alla collezione. Luca non avrebbe mai dovuto entrare nella vecchia casa sulla collina. La sfida tra amici lo aveva convinto. Dopotutto, era solo una casa abbandonata, giusto? Ma quando la porta scricchiolò e si aprì da sola, qualcosa di strano si percepì nell'aria, come se la casa stessa volesse inghiottirli. Il buio all'interno era denso, e l'odore di vecchio e polvere gli fece tossire. «Guardate qua», disse Andrea, sollevando una foto ingiallita. Ma quando Luca guardò da vicino, un brivido gli corse lungo la schiena. La foto mostrava una famiglia sorridente, ma tutti i loro volti erano strappati via. «Che diavolo», mormorò, stringendo la cornice. Una sensazione di nausea lo invase. Un rumore sordo provenne dal piano superiore. «Andrea?» «Marco», chiamò Luca, ma nessuna risposta. Il silenzio era denso e pesante, un silenzio che non faceva bene. Si girò, e vide che i suoi amici erano spariti. La stanza che prima sembrava così normale ora sembrava essere avvolta da un'ombra minacciosa. Poi, dietro di lui, una figura alta e distorta apparve lentamente. Non aveva volto. Solo 2 buchi neri dove avrebbero dovuto esserci gli occhi. Luca sentì il cuore fermarsi. «Ti stavo aspettando», sussurrò una voce profonda, che sembrava provenire dall'oscurità stessa. Luca cercò di muoversi, ma il suo corpo non rispondeva. Il terrore lo paralizzò. La figura si avvicinava con un passo lento, i suoi movimenti erano distorti e innaturali. Luca sentiva il gelo che gli congelava le ossa, come se l'aria stessa stesse diventando velenosa. «Non scapperai», continuò la voce. «Voglio il tuo volto. Come quello degli altri». Luca cercò di urlare, ma la sua voce era solo un sussurro in mezzo al nulla. Improvvisamente, Luca sentì una forza invisibile prenderlo, paralizzandolo completamente. I suoi occhi non riuscivano a distogliersi dalla figura che si avvicinava sempre di più, fino a quando la mano scheletrica si sollevò verso di lui, e il buio lo inghiottì. Quando i soccorsi arrivarono il giorno dopo, non trovarono traccia di Luca, solo una fotografia. La foto mostrava una famiglia, ma ora c'era anche un volto strappato via. E la casa, apparentemente vuota, era piena di una presenza inquietante, come se fosse viva, come se stesse aspettando la prossima vittima. Luca era ora una parte di quella casa, il suo volto strappato via, intrappolato per sempre insieme agli altri che avevano osato entrarvi. La casa, senza volto, li aveva presi per sempre. «Hai mai sentito parlare del manicomio di San Severino?» «No. Forse è meglio così. Una volta varcata quella soglia, non ne esci più, vivo o morto». Era una sera di ottobre, la pioggia batteva come tamburi sulla lamiera arrugginita del tetto. Andrea, un giovane esploratore urbano, decise di intrufolarsi nel vecchio manicomio abbandonato, spinto dalla sfida e dal desiderio di documentare il tutto per il suo canale. Non appena entrò, l'aria cambiò. Non era solo muffa o umidità, era un odore dolciastro, come di carne putrefatta mescolata a medicine scadute. Le pareti erano coperte di scritte sconnesse: «Non chiudere gli occhi, non è finita, loro ci sentono». Andrea camminava lentamente, la torcia che tremava nella sua mano illuminava stanze devastate, letti arrugginiti, sedie a rotelle ribaltate. Poi sentì un gemito. Pensò fosse il vento. Fino a quando, girando un angolo, vide una figura. Una donna in camicia da notte, il viso deformato in un sorriso impossibile, le orbite vuote che stillavano un liquido nero. Scappò.
corse come mai aveva corso prima. Ma il manicomio sembrava mutare davanti a lui, i corridoi si allungavano, le porte scomparivano. Alle sue spalle, il suono di decine di passi scalzi. Andrea inciampò e cadde. Quando si rialzò, vide intorno a lui pazienti, corpi laceri, con camicie di forza ancora strette, gli arti piegati in posizioni innaturali. Non parlavano. Non urlavano. Lo fissavano solo. Una mano fredda gli afferrò la caviglia. Il buio lo avvolse. Quando Andrea riaprì gli occhi, si trovava legato a un letto, incapace di muoversi. Un dottore in camice insanguinato si chinò su di lui. Benvenuto, Andrea. Qui, nessuno muore. Nessuno. E fu allora che comprese, il manicomio non era abbandonato. Era pieno di anime imprigionate nei loro corpi putrefatti, incapaci di morire, condannate a vivere in un eterno stato di agonia e follia. Gli squarciarono la pelle, lo mutilarono, ma ogni volta che il suo cuore sembrava fermarsi, una scossa elettrica, un'iniezione misteriosa, lo riportavano indietro. Andrea gridò fino a strapparsi le corde vocali. E ora, se cammini abbastanza vicino alle mura del San Severino, in una notte senza luna, potresti sentire un sussurro spezzato che implora aiuto. Ma non osare entrare. Perché nel manicomio di San Severino non si muore mai. I primi passi di Marco rimbombavano nel silenzio della notte, l'aria era gelida e il vento sferzava l'oscurità. La Casa Bianca si ergeva davanti a lui, imponente e minacciosa, come un mostro silenzioso che lo chiamava dentro. Non entrarci, gli aveva detto la gente del paese, ma Marco non credeva alle leggende. Era solo una vecchia casa, abbandonata da decenni. O almeno così pensava. Il portone cigolò mentre lo spingeva, e l'interno era avvolto da una penombra spettrale. Il pavimento scricchiolò sotto i suoi piedi, e l'odore di muffa e polvere impregnavano l'aria. Mentre avanzava nei corridoi bui, Marco sentiva una presenza, qualcosa che lo osservava, ma non c'era nessuno. Le pareti erano coperte di macchie nere, come se la casa stessa fosse stata segnata dalla morte. Poi, udì un sussurro. Lo stava chiamando. Una voce flebile, ma chiara. Marco. Non riusciva a capire da dove venisse, ma qualcosa lo spinse a seguirla. Ogni passo lo portava più vicino alla soffitta, l'unico posto che non aveva ancora esplorato. La porta era chiusa a chiave, ma con un colpo secco, riuscì ad aprirla. All'interno, la temperatura scese drasticamente. Una luce fioca illuminava un vecchio specchio rotto, e quando Marco si avvicinò, la sua riflessione non era più quella di un uomo. Era un mostro, una creatura pallida e deformata che lo fissava con occhi vuoti e senza vita. Fu in quel momento che la casa parlò: siamo tutti maledetti. Un grido, acuto e straziante, risuonò nella soffitta. Marco si girò di scatto, ma non c'era nulla. Poi, sentì un colpo alla spalle. Si voltò, ma il nulla lo abbracciò, l'aria divenne gelida e l'oscurità lo avvolse. Il giorno dopo, gli abitanti del paese trovarono la Casa Bianca sigillata come prima, ma dentro, nel silenzio assoluto, una foto di Marco giaceva a terra, con un messaggio scritto con sangue: il prezzo della curiosità è la follia. Marco non era mai uscito dalla casa. Non era mai stato più visto. Ma la sua maledizione era appena iniziata. Il suono della campana risuonò attraverso il silenzio assoluto della cattedrale. I fedeli, tremanti, guardavano il grande altare, dove il Papa mai eletto avrebbe dovuto prendere il suo posto. Non c'era nulla di ordinario in quell'uomo. I suoi occhi, neri come la pece, sembravano scrutare le anime di chiunque lo osservasse, e un'oscurità sconosciuta avvolgeva la sua figura. Il Papa, che nessuno aveva mai visto prima, doveva essere il portatore della salvezza, ma nessuno sapeva cosa lo stesse aspettando. Non fidatevi di lui, mormorò un vecchio, cadendo in ginocchio accanto al suo banco. La sua voce tremava mentre fissava l'uomo al centro della navata. Nessuno gli prestò attenzione, tranne una giovane donna, Teresa, che
che era stata testimone di strani avvenimenti nei giorni precedenti. Il suo cuore batteva forte mentre osservava il Papa mai eletto avanzare verso l'altare. Il Papa alzò le mani, facendo silenziare la folla con un semplice gesto. Ogni movimento sembrava innaturale, come se non appartenesse a un uomo vivo. Eppure, c'era qualcosa di magnetico in lui, una forza che attirava tutti verso di sé. Con un sorriso malefico, iniziò a pronunciare parole in una lingua antica, che nessuno conosceva. Teresa sentì un brivido percorrere la sua schiena. Improvvisamente, le porte della chiesa si chiusero con un boato. La luce cominciò a spegnersi, lasciando solo le candele tremolanti. Teresa guardò intorno a sé e vide che i fedeli non si stavano più muovendo. Erano immobili, con occhi vuoti e bocche serrate in espressioni di terrore. Il Papa mai eletto sollevò un pugnale, che luccicava sotto la luce tremolante, e lo piantò nel cuore di un uomo seduto in prima fila. Il sangue sprizzò, macchiando l'altare e il pavimento di rosso. Ma la cosa più terribile accadde quando il Papa sorrise verso Teresa. Con un gesto rapido, si avvicinò a lei, e senza dire una parola, la sollevò da terra come se fosse un fantoccio. «Ora, tu sarai mia», sussurrò, il suo respiro gelido come il vento d'inverno. Teresa non poté urlare. Un attimo dopo, il mondo si fece buio. La porta della chiesa si aprì, ma all'interno non c'era traccia della folla o del Papa. La cattedrale era vuota. Solo il corpo di Teresa giaceva sul pavimento, gli occhi sbarrati, e una piccola incisione appena sopra il cuore. Con un ultimo respiro, il corpo della giovane donna si sciolse come cera al sole. E così, il Papa mai eletto, da quel momento, camminò ancora tra i vivi, ma il suo nome non fu mai pronunciato. Nessuno osò ricordare chi fosse, per paura di invocare di nuovo l'orrore. Ti sei mai chiesto cosa si nasconda davvero sotto i ponti antichi? Sara non credeva alle leggende. La sua cittadina era piena di storie su il Ponte Nero, un vecchio manufatto di pietra avvolto dalla nebbia che collegava due lembi di una foresta dimenticata. Dicevano che, se avessi attraversato il ponte dopo mezzanotte, una creatura ti avrebbe reclamato per sempre. Ma Sara aveva bisogno di una prova. Una stupida scommessa con gli amici l'aveva spinta a farlo. Alle 24:03, il vento era gelido e il fiume sotto il ponte sembrava respirare. Armata solo del suo telefono, Sara iniziò ad attraversarlo. A metà strada, la torcia del telefono tremolò e si spense. Un odore nauseabondo, come di carne marcia, invase l'aria. Dal buio emerse un rumore, scricchiolio di unghie contro la pietra. Quando riaccese la torcia, vide qualcosa che le paralizzò il sangue, una figura contorta, pelle lucida e nera, occhi senza pupille che la fissavano. La creatura strisciava verso di lei, articolando suoni gutturali. Sara tentò di correre, ma mani artigliate emersero dalle fessure del ponte, afferrandole le caviglie. Cadde, sentendo ossa spezzarsi sotto il peso di quelle mani impossibili. Cercò di urlare, ma la creatura le calò una mano sudicia sulla bocca. I suoi amici, nascosti dietro gli alberi per filmare tutto di nascosto, iniziarono a sentirla urlare. Risero, credendo fosse una recita. Ma poi udirono il suono, un suono bagnato e disgustoso, come carne strappata. Uno di loro, Marco, accese la torcia per scherzare. «Ok, basta sceneggiate, esci fuori, Sara». La torcia illuminò una scena che nessun incubo avrebbe potuto prefigurare. Sara era appesa sotto il ponte, sventrata, gli occhi ancora aperti in un'espressione di terrore assoluto. E dietro di lei, la creatura sorrideva, rivelando file infinite di denti aguzzi. Quando cercarono di scappare, dal terreno ai loro piedi si aprirono delle fessure. Mani identiche afferrarono uno dopo l'altro, trascinandoli sottoterra. L'ultima cosa che si udì nel silenzio della notte fu il suono del ponte che gemeva, come se avesse appena consumato un nuovo pasto. Quando Emma aprì il pacco lasciato senza mittente davanti alla porta, trovò solo una cosa dentro, una bambola antica, con occhi di vetro screpolati e un sorriso cucito male. Non c'erano biglietti, solo una piccola targhetta sul vestito.
portami a casa. Il marito rise, pensando fosse uno scherzo di qualche vicino. Ma la piccola Alice, la figlia di 5 anni, se ne innamorò all'istante. Si chiama Lila, disse, come se lo sapesse da sempre. Quella notte, Emma fu svegliata da un rumore sordo. Andò nella stanza di Alice e la trovò seduta sul letto, occhi sbarrati. Lila mi ha detto che non ti piaci, sussurrò la bambina. Nei giorni successivi, cose strane iniziarono ad accadere. Oggetti che si spostavano da soli. Specchi che si appannavano da dentro. Emma trovò graffi sulle pareti scritti con una calligrafia infantile, lasciala a me. Una sera, mentre cucinava, Emma udì Alice parlare da sola. Ma non era la sua voce quella che rispondeva. Era più profonda. Più vecchia. Guardando dallo spiraglio della porta, vide la bambola muoversi. Lentamente. Volontariamente. Terrorizzata, Emma cercò di bruciare la bambola nel camino. Ma Lila non prese fuoco. Al contrario, le fiamme si spensero da sole. Poi si sentì un urlo provenire dalla stanza di Alice. Emma corse, ma fu troppo tardi. La stanza era imbrattata di sangue. Sul muro, scritto con dita minuscole, ora è mia. Il corpo di Alice non si trovò mai. Al suo posto, sul letto, c'era un'altra bambola. Identica a Lila. Ma con gli occhi della figlia. Emma fu trovata il giorno dopo, nel soggiorno, con la bocca cucita con filo da cucito rosso. Viva! Ma incapace di parlare. La polizia archiviò il caso come follia materna. La bambola venne posta in un deposito di oggetti sequestrati. 3 mesi dopo, un altro pacco anonimo fu lasciato davanti a una nuova porta. Una bambina lo aprì. E sorrise, si chiama Lila. Non entrare mai nella casa al numero 17 di Via delle Rose. Anche i morti sussurrano il suo nome. Così diceva la vecchia del quartiere. Nessuno le dava retta. Finché qualcuno non aprì quella porta. Quando Luca ereditò la villetta abbandonata dai genitori, morti in circostanze misteriose 20 anni prima, fu quasi felice. Un tetto tutto suo, a costo zero, anche se su Via delle Rose correvano storie oscure, urla nella notte, finestre che si spalancano da sole, e quella puzza di marcio che nessuno riusciva a spiegare. La prima notte fu tranquilla. La seconda, meno. Qualcosa grattava sotto il pavimento. Alla terza notte, Luca scese in cantina. Lì trovò una porta murata con croci incise nella pietra, e un odore che sembrava di carne umana in decomposizione. Ignorando ogni istinto, la sfondò. Dentro, 6 scheletri rannicchiati contro le pareti. Mani spezzate, bocche spalancate nel terrore. Sul muro, incisa con un chiodo. Ci ha uccisi. Ci ha nutriti. Tornerà anche per te. Il buio si fece denso. Alle sue spalle, passi. Luca si girò, ma non c'era nessuno. Solo le luci della casa che si spegnevano, una ad una, come se qualcosa si stesse avvicinando. Nelle notti successive, voci cominciarono a parlargli. Voci di bambini. Di donne. Di uomini imploranti. Aiutaci. Scappa. Troppo tardi. Poi arrivò lei. Una figura femminile, capelli lunghi, pelle nera come brace, occhi senza pupille. Si sedeva accanto al suo letto e gli sussurrava. Luca, anche tu sei figlio mio ora. Lui tentò di fuggire. Ma la porta d'ingresso era sparita. Le finestre davano su un abisso di carne viva. Non c'era più Via delle Rose. Solo lei. E la casa. 3 mesi dopo, la polizia entrò per un controllo. Trovarono il corpo di Luca inchiodato al soffitto, con la pelle strappata e disposta a formare una rosa gigante sulle pareti. La scritta in sangue diceva: uno di noi. Da allora, chiunque passa davanti al 17 giura di sentire pianti. E urla. E quella maledetta puzza di carne viva.